Per completare l'idea che le tagliate etrusche dirette ai posti di sepoltura servivano ad un ruolo simbolico nei riti funebri, ora presenteremo una rievocazione delle cerimonie, incorporando una tagliata come parte integrante del passaggio all'aldilà. I musicisti e gli officianti si riuniscono presso l'altare principale. I danzatori si fanno strada sulla lunga scalinata, mentre un suonatore di salpinx resta in attesa di segnalare il momento propizio per dare inizio al sacrificio. Un uomo su di una piattaforma laterale, con una staffa in mano, si rivolge ad una dea, mentre ai suoi piedi si avvinghia una vipera, col serpente mortale associato con gli inferi. Oh, aspetta! Si sente il salpinx. Il sacrificio può iniziare. L'incenso sta già bruciando. Ora il fuoco viene acceso sull'altare e la carne viene posata. I preparativi per questo venivano fatti con anticipo. Animali sia domestici che selvatici venivano portati per essere scelti. Gli animali prescelti venivano macellati ed il loro sangue raccolto e offerto in sacrificio agli dei. Una sacerdotessa e 2 uomini ufficianti hanno preso posizione. Ora la fiamma inizia ad ardere. Il fumo e le ossa erano assegnate agli dei, mentre le parti polpose di carne verranno consumate più tardi dai partecipanti al banchetto funebre. Il sacrificio è seguito da una danza rituale in onore degli dei e del deceduto. Ora il corteo funebre si riunisce per formare una processione fino al luogo della sepoltura. Si aggiungono al corteo alcune donne velate, che portano vasi di unguenti alle erbe, e una sacerdotessa con un serpente arrotolato intorno alla gonna. A seguire altre donne che portano dei rami simbolici di melograno. I musicisti, suonando la lira e una flauta a doppia canna, prendono posto. Un bambino attratto dalla musica si guarda in giro, mentre una donna passa di fretta con un contenitore d'incenso. Altre donne alzano le mani in segno di preghiera. Anche gli uomini si uniscono a loro con atteggiamento di lutto. I parenti più stretti sono all'inizio del corteo. Gli uomini portano archi e lance in linea col loro ruolo di protettori della famiglia. La donna regge nella mano un cono di semi come simbolo di rigenerazione nella vita futura. Ora la processione guidata dalla carrozza funebre inizia a muoversi lentamente lungo lo stretto percorso dove il deceduto compirà il suo viaggio nel mondo dell'aldilà. Il conducente della carrozza sbircia fuori con apprensione al pensiero di ciò che li attende più avanti. 2 grifoni appaiono improvvisamente in strada e iniziano a tremare di gioia quando vedono il banchetto davanti a loro. Lo psicopompo Karun interviene immediatamente e li blocca lì sul posto. Quindi li libera dalle ali e dal corpo di leone e forgia le loro teste di aquila, trasformandoli in protomi di bronzo, là per proteggere e non per ferire. Aiuto! La carrozza si ferma bruscamente mentre dei grossi macigni rotolano giù sulla strada. Di sopra gli aggressori stanno preparando con entusiasmo un'altra raffica quando arriva Vant e manda giù i belligeranti centauri a pulire il pasticcio che hanno fatto. All'improvviso la strada è bloccata da un leone, il cui ruggito rimbomba lungo tutto il corridoio di pietra. La situazione richiede uno specialista. Per il maestro degli animali un leone da solo non è un problema. E subito il felino si trasforma da aggressore a guardiano pietrificato e nella transizione acquisisce delle ali così che ora lui può prestare servizio velocemente ovunque venga chiamato. Oh no! Ma come hanno fatto dei lupi ad arrivare qui? 2 di questi terribili predatori hanno assalito un bue mansueto, ma per fortuna nel mondo degli etruschi i buoi possono farsi spuntare le ali e anche questo incidente è evitato. A questo punto una nebbia molto fitta avvolge il passaggio e insieme ad essa arriva l'oscurità della notte e una luna piena. Una creatura emerge gradualmente dalla foschia. Chi mai avrebbe potuto immaginarlo? Un lupo mannaro etrusco.
e si sta leccando i baffi mentre guarda la carrozza funebre. È arrivato il momento di impiegare le arti oscure. Le mani rivestite di bronzo del deceduto si sollevano lentamente e fanno un incantesimo col gesto impenetrabile di corna che fa sparire il lupo nella nebbia da dove era venuto. Mentre la foschia si dirada, la processione giunge alla porta finale. Il terribile guardiano al cancello, il Cerbero, si lancia in avanti per difendere il suo territorio. In una grande dimostrazione di forza, Karun e l'ombra della morte salgono sulla quadriga infernale trainata da 4 leoni e volano direttamente da Sarteano. Appena arrivato, Karun trafigge l'orribile creatura con uno sguardo così penetrante che il cane si ritira in silenzio. Ora il passaggio è libero e i membri della famiglia si avvicinano alla porta. Loro sono stati vicini per tutta la durata del terribile viaggio e hanno condotto il loro caro al momento del passaggio. Amici e parenti che hanno già raggiunto la destinazione finale li attendono dall'altra parte della porta. E mentre gli altri recedono dal regno dove i vivi non possono entrare, il deceduto arriva portato in braccio dallo psicopompo. Il guardiano alato, tenendo il suo soggetto inerme con una presa sicura e protettiva, si fa avanti con decisione e in quel momento lo scenario cambia completamente. Una luce brilla e le sfingi benevoli fanno strada. Più avanti ci sono familiari e amici che si voltano a dare il benvenuto al nuovo arrivato per invitarlo al banchetto che si tiene in suo onore. Musica e danze rallegrano la celebrazione e se voi avete la possibilità di passare per una di queste tagliate etrusche, guardate in alto e potreste per un attimo intravedere queste persone esuberanti, impegnate nell'eterno futuro. Per loro la danza della vita va avanti. Potreste sentire la musica e seguire il ritmo. Si trova l'amore e si perde l'amore. Discussioni animate ravvivano la giornata. I piccoli piaceri sono sempre lì in ogni angolo. Chi vuole fare una cavalcata? Mettiti le ali e andiamo! Perfino le sfingi si uniscono al divertimento. E se sei fortunato, forse vedrai la Lasa del Fato, la perfetta incarnazione dello spirito etrusco, mentre si dà da fare con energia per mantenere armonia e gioia nell'eterno futuro.